Con la condanna di Stefano Mele a 13 anni di carcere, il 12 aprile 1973, il caso del duplice omicidio di Signa poteva dirsi chiuso, almeno da un punto di vista giudiziario. Ma quanto la verità giudiziaria era vicina alla verità reale? Poco. Un po' sì, perché Mele era coinvolto. Mele qualcosa c'entrava. Lo dimostravano tanti particolari, tanti dettagli, alcuni li abbiamo già visti, proviamo a ripercorrerli un po' tutti. Il primo è l'alibi che Mele la mattina si era preparato, un alibi pur ingenuo, ma comunque sempre un alibi, con la storia della malattia, facendosi portare a casa dal lavoro e dicendolo ai carabinieri il giorno dopo. Un alibi che venne appoggiato anche dalle parole del figlio, che subito lo disse a De Felice, addirittura tra le prime parole quando era ancora sotto la finestra, e poi continuò a ripeterlo anche successivamente. Allora, la preparazione di un alibi dice che Mele sapeva che quella notte ci sarebbe stato l'omicidio. Poteva non esserci andato lui? Beh, a quel punto lì avrebbe fatto bene quell'alibi a trasformarlo in un alibi vero. Bastava per esempio a una certa ora andare alla caserma dei carabinieri, che era distante poche centinaia di metri da casa sua, e dire mia moglie e mio figlio non sono rientrati e chissà che fine hanno fatto. Ecco, alibi migliore di quello non avrebbe potuto averlo. Allora vuol dire che quella notte lui era lì, ma non solo c'era, aveva anche sparato. Che avesse sparato lo dimostra la pur debole reattività al guanto di paraffina. Abbiamo visto che la posizione nella quale furono trovate tracce di polvere da sparo era molto sospetta, era qua, dove una zona che viene lambita dai gas di scarico al momento in cui il carrello della pistola arretra, di una pistola semiautomatica. Ma di più, sulle sue mani la mattina vennero riscontrate tracce di grasso. Nel rapporto Matassino questo grasso venne interpretato come una prova che Stefano Mele era andato sul luogo del delitto con la bicicletta. Mele non aveva un mezzo a motore, neppure un motorino. L'unico modo in cui poteva essere andato sul posto era o a piedi, ma erano 5-6 km, oppure con una bicicletta. Secondo Matassino sarebbe venuta via la catena alla bicicletta e Mele l'avrebbe rimessa e nel farlo si sarebbe sporcato le mani di grasso. C'è però da dire che su una catena non c'è grasso, c'è la cosiddetta morchia, che è una poltiglia di grasso e polvere e sporcizia che la catena raccoglie e che lascia tracce ben note, che sono quelle tracce nere che poi fanno anche fatica a venire via con i lavaggi. Il grasso sulle mani di Mele indicava un suo tentativo di togliersi i residui di polvere da sparo. Questo dice anche che così scemo Mele non era, no? Come tanti ribadiscono sempre. Poi che Mele era sul posto è dimostrato dalla testimonianza di Natalino, cioè Mele era sul posto e poi accompagnò il figlio, lo accompagnò dandogli delle istruzioni chiaramente. Allora, qui al solito ritorniamo al giorno in cui Natalino raccontò appunto che il padre l'aveva accompagnato, lo disse al maresciallo Ferrero, no? In seguito alla minaccia di dover ripercorrere quella strada di notte senza scarpe. Vabbè, al momento potrebbe anche Natalino aver detto no, io non ci aver pensato, no, non voglio fare questa brutta esperienza, dico quello che il maresciallo vuole che gli dica, no, dico che mi ha accompagnato il mio padre. Sì, ma cioè, Natalino rimase su questa posizione fino al processo del 1970, quando lui aveva 2 anni in più, aveva più di 8 anni. 2 anni trascorsi in istituto. Dunque Natalino sapeva bene che se il padre fosse
andato in galera, fosse rimasto in galera, il suo destino sarebbe stato quello. Natalino era un bambino sveglio, non è possibile che avesse condannato il padre a rimanere in galera con una bugia. Evidentemente quella sera l'aveva accompagnato davvero lui. Per cui in questo, nel fatto del coinvolgimento di Mele, la verità giudiziaria e la verità reale in qualche modo si avvicinano. Però Mele non poteva essere l'assassino, il vero assassino. Era stato dimostrato anche dalla prova, no, che era stata fatta, dove si era capito chiaramente che lui non sapeva neppure maneggiare una pistola. Non avrebbe saputo portare a termine un delitto tanto complesso, tanto feroce. Qualcuno doveva avergli fatto da supporto, doveva averlo portato sul posto e doveva aver ucciso i due poveretti per lui. Poi, va bene, Mele aveva sparato, ma aveva sparato dove? Allora, per vederci un po' più chiaro su questo scenario, è bene studiare la dinamica dell'omicidio, che è sempre stata un po' trascurata, no? In mezzo a tutte queste questioni di amanti, alibi e compagnia bella, la vera e propria dinamica omicidiaria è stata sempre abbastanza trascurata. L'ipotesi di ricostruzione venne affidata a Zuntini, al colonnello Innocenzo Zuntini, che era il perito balistico. Abbiamo visto che come perito balistico sulle armi da tirasegno Zuntini ci capiva poco, perché non fu capace di individuare il modello, che poi si sarebbe capito che era un modello molto diffuso, e poi aveva erroneamente interpretato il rigonfiamento sui bossoli come indice dell'usura della pistola, che non era affatto usurata. Ma sulla dinamica omicidiaria Zuntini ci capiva ancora meno. La sua perizia, fortunatamente resasi disponibile nell'ultimo paio d'anni, dopo tanto tempo in cui pareva assolutamente irreperibile, su quella perizia si può leggere la sua ricostruzione. Sfido chiunque a capirci qualcosa. Diciamo così, in breve si può dire che secondo lui i due sarebbero stati uccisi in questo modo. L'assassino avrebbe prima sparato allo bianco dal finestrino posteriore, che ricordo era aperto per metà. Poi sarebbe andato alla portiera anteriore, l'avrebbe spalancata e avrebbe sparato alla donna. La donna avrebbe avuto uno strano comportamento, girandosi, cercando di fuggire, insomma, chi vuole può leggersi la perizia, auguri, perché è veramente difficile capire cosa intendesse il perito. In ogni caso, questa ricostruzione cozza contro alcuni elementi fondamentali. Vediamo i proiettili e poi vediamo le pecche della ricostruzione di Zuntini. Allora, la donna fu colpita da 4 proiettili, di cui 3 penetrati tra fianco sinistro e schiena. Qui in questa foto 1, 2 e 3. Ecco, l'1, 2 e 3 non sono nella esatta sequenza di sparo, però possiamo dire che furono sparati in sequenza, cioè uno dietro l'altro, con la donna che si mosse pochissimo, perché tutti avevano la stessa traiettoria e tutti colpirono più o meno la stessa zona, per cui non si mosse né lei né lo sparatore. Il proiettile numero 1 prese il cuore, cioè la donna rimase uccisa subito. C'è un proiettile qui indicato come numero 7, poi vedremo perché il numero 7, che colpì invece in modo con direzione differente, da destra verso sinistra, colpì la donna alla spalla. Vediamo i proiettili sullo bianco. Sono 4, le ferite sullo bianco sono 4, 3 che l'ho preso dal fianco sinistro trapassando prima il braccio sinistro e una che gli trapassò l'avambraccio sempre sinistro. C'è da dire che i 3 proiettili che entrarono nel fianco avevano una direzione dall'avanti verso il dietro, cioè sostanzialmente lo sparatore un pochino inclinato vedeva il torace dello bianco. Ecco, andiamo a Zuntini.
Sullo bianco questa direzione che ho appena detto smentisce l'ipotesi che i proiettili fossero arrivati dal finestrino posteriore, perché altrimenti la direzione sarebbe stata contraria, cioè sarebbero stati dal dietro verso l'avanti. L'ipotesi che la Locci fosse stata colpita dopo l'apertura della portiera cozza contro due elementi fondamentali. Se fosse stata aperta la portiera, è logico che allo sparatore sarebbe convenuto infilare dentro la mano, avvicinarsi il più possibile e sparare da distanza ravvicinata, per non sbagliare la mira, insomma, per essere più sicuro. Sarebbe stato un gesto, diciamo, perché rimanere indietro, non aveva senso. Ebbene, sulla donna non vennero riscontrate tracce di affumicatura. Quando una pistola spara a distanza ravvicinata, lascia sulla pelle della vittima e sui suoi vestiti delle tracce di polvere da sparo. Questa distanza si dice che sia come minimo deve essere di 40 cm, se è di più l'affumicatura non si vede. Ebbene, in quel caso era di più, perché non furono trovate tracce di affumicatura. Un altro elemento poi sono i bossoli. Allora, vediamo i bossoli. I bossoli ne furono trovati 3 fuori, vediamo qui, tutti. Questi 3 erano tra la fine della portiera anteriore sinistra e la ruota posteriore, sempre sinistra, perché qui siamo sulla fiancata sinistra, in una posizione che è compatibile con, ecco vediamo qui, è compatibile, molto più compatibile con gli spari dal finestrino anteriore e non da quello posteriore. Se fossero stati da quello posteriore sarebbero stati ancora più a destra. È vero che 3 mancavano all'appello, per cui potrebbero essere quei 3 che non ci sono e che erano magari quelli sulla destra. In ogni caso i 3 che verranno trovati erano compatibili con spari dalla zona anteriore, però con la pistola che rimase fuori e non con la pistola dentro, altrimenti si sarebbero trovati dentro l'abitacolo. A questo punto proviamo a immaginare, a ricostruire una dinamica un pochino più plausibile di quella di Zuntini. Ecco, a parere mio, lo sparatore infilò la pistola, la canna della pistola, nel pertugio, che ricordo c'erano 3 centimetri liberi in alto, nel pertugio del finestrino. Probabilmente pistola a canna lunga che lo guidò nell'operazione. Lui si trovò di fronte una scena come questa. Lo bianco era sdraiato sul sedile del passeggero reclinato e la donna, seduta sul sedile del guidatore, gli stava praticando sesso orale, diciamo così, no? A quel punto l'assassino sparò 3 colpi in rapida sequenza, colpendo la donna tra fianco sinistro e schiena, e la uccise perché uno di questi proiettili entrò nel cuore. La donna a quel punto cadde sul grembo di Lo Bianco. Lo Bianco, la sua posizione in cui venne trovato lo fa intuire, si attaccò ai suoi pantaloni per tirarsi su. A quel punto lo sparatore, lo vediamo in questa foto, gli sparò 3 colpi, anch'essi in rapida sequenza, colpendolo al braccio sinistro, trapassandoglielo e colpendolo al torace, al fianco, e lo uccise. Il proiettile numero 1 sul braccio di Lo Bianco è uno di quelli che che colpì la donna alla schiena. Lo Bianco aveva il braccio sulla schiena della donna, sulle spalle della donna. Ecco, in questa foto si vede, ma il braccio doveva essere più in basso rispetto a questa foto. La posizione è una posizione abbastanza plausibile e il proiettile attraversò il suo avambraccio. I 6 bossoli schizzarono sulla destra, indietro, vennero trovati a 1 metro di distanza dalla fiancata. Erano 6, 3 si persero, magari si persero tra la ghiaia. A quel punto ci sono 2 elementi
da giustificare. La ferita alla spalla della donna, che aveva direzione contraria rispetto alle altre tre, cioè da destra verso sinistra, e i due bossoli trovati sul divano posteriore. I due bossoli trovati sul divano posteriore indicano chiaramente che vennero sparati 2 colpi con la mano dentro il finestrino posteriore, che era aperto per metà. Qualcuno infilò la mano dentro quel finestrino posteriore e da lì colpì la donna alla spalla con uno dei 2 colpi, lo vediamo in questa immagine, e poiché non vennero riscontrate altre ferite al di là di quelle che abbiamo descritto, evidentemente uno dei 2 colpi andò a vuoto. Il proiettile non venne rintracciato, non venne ritrovato. I casi sono 2: o si frammentò in frammenti minutissimi impattando su una superficie molto dura, sulla carrozzeria sostanzialmente della macchina, e questi frammenti non vennero ritrovati o non vennero considerati, oppure schizzò fuori. I verbali non lo dicono, ma il finestrino posteriore destro era aperto, ce lo fanno vedere le immagini, le fotografie, con la portiera spalancata. Ora, quella portiera, la portiera posteriore destra, venne trovata socchiusa, così dicono i verbali, e il fatto che fosse spalancata nelle foto è perché è plausibile, no, che i carabinieri l'avessero aperta per guardare dentro. Però non aveva senso che aprissero il finestrino se il finestrino era chiuso, non c'era motivo, evidentemente quel finestrino era aperto e i verbali non lo riportano, non è l'unico errore dei verbali, ce ne sono molti. Per cui quel proiettile probabilmente schizzò fuori. Allora, questa dinamica in 2 fasi, in cui uno sparatore sparò 6 colpi dal finestrino anteriore, dal pertugio del finestrino anteriore, 6 colpi precisi, in rapida sequenza, e uno sparatore che dal finestrino posteriore sparò sulla donna ormai morta, un secondo sparatore che tra l'altro con un bersaglio a quel punto molto facile, un bersaglio fermo, immobile e vicino con la mano dentro, uno dei 2 colpi lo sbagliò, ci dice che appunto il primo sparatore era uno sparatore freddo, preciso, e il secondo era esitante e sparò inutilmente. Ora, se questo secondo sparatore lo chiamiamo Stefano Mele, rischiamo di sbagliare? Io penso di no. Penso che a Stefano Mele gli fosse stata messa in mano la pistola da chi aveva sparato prima di lui per coinvolgerlo maggiormente in questo delitto. Anni dopo, durante la pista sarda, questo scenario avrebbe avuto, delle conferme. A questo punto passiamo però a chi aveva veramente ucciso i 2. Chi poteva essere? Chi poteva aver aiutato Mele? Chi poteva aver ucciso per lui? Chi poteva averlo accompagnato sulla scena del crimine? Allora, cominciamo con l'escludere ragionevolmente i fratelli Vinci. Supponiamo che assieme a Mele ci fosse Salvatore, ad esempio, no? Perché Mele, che è bene qui ribadire un fatto, Mele non parlava a vanvera. Mele aveva delle motivazioni, le motivazioni chi non le capisce fa presto a dire quello parla a vanvera. Le motivazioni vanno trovate. Mele aveva le sue motivazioni e quando accusò Salvatore Vinci lo pose in un ruolo, accessorio non troppo, ma insomma si accollò lui la responsabilità di aver ucciso. Abbiamo visto che non era stato lui. Se fosse stato con lui Salvatore, sarebbe stato Salvatore a uccidere. E allora perché Mele non aveva detto la verità? Cioè, cosa ci aveva guadagnato ad accollarsi lui la responsabilità di aver sparato? Con Francesco Vinci lo scenario raccontato da Mele pare ancora più improbabile.
che Francesco Vinci avesse accompagnato Natalino è smentito dal fatto che Natalino non lo disse. Natalino disse che era stato accompagnato dal padre. E poi insomma me le aveva raccontato le cose, ma le aveva raccontate non come erano andate. Abbiamo visto la dinamica omicidiale, non era compatibile il suo racconto con Francesco Vinci. Ma diciamo che le indagini non andarono a guardare forse dove avrebbero dovuto guardare. La prossima volta andremo a riesaminare le parole di Natalino, che venne interrogato 3 volte nella primavera del 69, tra aprile e maggio. Natalino disse molte cose, qualcuno l'aveva già detta prima al maresciallo Ferrero. Ecco, allora, ripercorreremo tutte le sue dichiarazioni cercando di interpretarle. Le sue parole non vanno prese per oro colato, chiaramente sono le parole di un bambino e gli eventi furono visti con l'occhio di un bambino. Però nelle sue parole vedremo che c'è tanta verità. Alla prossima.